Oggi prepariamo la crema pasticcera. Buongiorno cari amici di YouTube, bentornati nella mia cucina. Io sono Federica di Una Famiglia in Cucina e sono qui per poter condividere tutte le mie ricette insieme a voi. Ho fatto della mia passione per la cucina un vero e proprio lavoro. Oggi prepareremo una delle preparazioni base della pasticceria, la crema pasticcera. Prima di iniziare però vi ricordo sempre di darmi un piccolo aiuto e un piccolo sostegno affinché io possa continuare a stare su questa piattaforma e condividere i contenuti gratuiti per voi. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like al video e attivate la campanellina in modo tale da essere sempre aggiornati sulle ultime ricette pubblicate. Adesso, prima di iniziare però, sigla! Gli ingredienti che ci serviranno sono latte, zucchero semolato, scorza di limone possibilmente biologico, bacca di vaniglia, se non l'avete va bene anche estratto di vaniglia, amido di mais e tuorli d'uovo. Iniziamo con la preparazione, prima però vi do già il primo consiglio. Mettete la ciotola, una possibilmente piatta e larga come questa, in freezer prima di iniziare con la crema. Questo servirà perché quando andremo a mettere la crema pasticcera calda si raffredderà molto più velocemente. Iniziamo adesso a separare i tuorli dagli albumi. Mi raccomando, gli albumi non buttateli, potete fare tantissimi dolci, tegole valdostane, macarons, ciambelle di solo albumi. Vi lascio comunque in descrizione qualche suggerimento. Ok, adesso che abbiamo i nostri tuorli andiamo ad aggiungere lo zucchero semolato e mescoliamo velocemente con una frusta. Ok, adesso che abbiamo mescolato i tuorli con lo zucchero andiamo ad aggiungere l'amido di mais o maizena setacciata. Il composto sarà adesso molto duro, ma poi lo andremo a ammorbidire con qualche cucchiaio di latte caldo. Voilà! Adesso andiamo a versare il latte in un pentolino. Io la mia crema pasticcera la faccio sempre con una bacca di vaniglia e scorza di limone. Allora, un consiglio per la scorza di limone: non grattugiatela, ma usate il pelapatate, perché così poi dopo andrete a togliere la scorza, rimarrà l'aroma ma la scorza va tolta. Se invece la grattugiate, nella crema avrete sempre i grumi, diciamo, della scorza. La mettete direttamente nel latte e poi andiamo poi dopo a filtrare con un colino. Adesso andiamo a estrarre i semi della bacca di vaniglia. Andiamo a prendere tutti i semi. Anche questa non la butto, ma la metto direttamente nel latte. Adesso mettiamo il pentolino del latte sul fuoco e lo portiamo a sfiorare il bollore, non deve bollire. Appena vedete che inizia a fare qualche bolla, spegnete subito il fuoco. Mi raccomando, girate il latte sempre con una frusta, perché sennò rischia di bruciarsi o attaccarsi sul fondo. Ecco, vedete, il latte ha raggiunto il bollore, ho spento subito il fuoco. Adesso andiamo a togliere la bacca di vaniglia e la scorza di limone con una schiumarola. Riprendiamo il nostro composto di tuorli e zucchero e andiamo a versare qualche cucchiaio di latte per stemperare il composto.
mescoliamo con una frusta e vedete che il composto inizia a essere già più liquido. Adesso andiamo a versare tutto il composto nel latte. Rimettiamo il pentolino sul fuoco, mi raccomando fuoco medio, non troppo alto, e dovete sempre mescolare con la frusta fino a far raddensare la vostra crema. Non appena vedete che la crema si raddensa vuol dire che è pronta e potete spegnere il fuoco. Ecco qua, la crema è praticamente fatta, io ho spento il fuoco e adesso la andiamo a versare nella ciotola tenuta in freezer. Guardate com'è liscia, omogenea e priva di grumi. Adesso la andiamo ad appiattire ed ecco pronta la nostra crema pasticcera. Andiamo a coprire con pellicola a contatto per evitare che si formi quella crosticina fastidiosa in superficie. Così, vedete? Adesso la lasciamo a temperatura ambiente a raffreddare. Una volta che si è intipidita la possiamo poi mettere in frigo e la lasciamo raffreddare completamente. Poi quando la tirate fuori dal frigo avrà questa consistenza più dura, gelatinosa. Io vi consiglio sempre di dare magari una mescolata con le fruste, ok? Se è ancora dura magari aggiungere anche un cucchiaio di latte. La potete conservare fino a 5 giorni in frigo o congelarla per un mese. Eccoci giunti alla fine della nostra ricetta, spero vi sia piaciuta. Questa è la nostra crema pasticcera che abbiamo preparato. È deliziosa, non vi dico che profumo e che sapore. Io vi saluto, mi raccomando, ricordatevi di seguirmi, mettere un like alla ricetta, se volete lasciate un commento e attivate le notifiche con la campanellina. Un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta.